Ciao a tutti! Benvenuti su Segreti Turchi. Tutti i dettagli sono qui nel video. Se vi piace quello che state per ascoltare, mettete un like e iscrivetevi. E se volete sostenerci ancora di più, c'è il pulsante unisciti proprio sotto. Grazie di cuore. Adesso, entriamo nella storia. Nel panorama sempre instabile delle star turche, dove la linea tra copione e vita vera sembra dissolversi sotto i riflettori, una nuova scossa ha fatto tremare fan e addetti ai lavori, l'ennesima, durissima crisi tra Gökberk YLDRM e Cemre Arda, la coppia che per anni ha incarnato un'idea di amore moderno, maturo, resiliente. Un legame che pareva solido è stato travolto da un episodio che ha ferito anche i sostenitori più fiduciosi, e tutto è accaduto in modo quasi cinematografico. La scintilla. I corridoi del set di Serpent, la nuova produzione che vede protagonista Gökberk. In quell'ambiente fatto di lampade bollenti, copioni evidenziati e ciak ripetuti fino allo sfinimento, qualcosa ha preso fuoco. Le voci sono esplose quando alcuni testimoni hanno giurato di aver visto l'attore lasciare gli studi con la sua coprotagonista, Liz Comart, per poi dirigersi verso casa di lei. Una scena apparentemente innocua, ma sufficiente a scatenare un vortice emotivo incontrollabile. Secondo fonti vicine alla coppia, Cemre Arda ha scoperto quell'incontro in modo inatteso, quasi inciampando nella verità. E la sua reazione, raccontano, è stata immediata e tagliente come una lama. La si sarebbe vista mettere insieme alcune delle cose di Gökberk, riponendole davanti alla porta, come a dire qui finisce. Altri oggetti, in un gesto simbolico di rottura, sarebbero finiti nella spazzatura. Non era rabbia cieca, era delusione pura, confida un'amica. È da un po' che sentiva qualcosa scivolare, come se un filo si stesse spezzando. Chi li conosce sostiene che la tensione montava da settimane. Cemre, da sempre attenta ai dettagli, pare avesse espresso disagio per la crescente complicità tra Gökberk e la sua nuova partner sul set più di una volta. Dicono, ha passato in rassegna versioni di copioni, piani di lavorazione, perfino qualche ripresa grezza trapelata dagli interni del set. Quella che all'inizio sembrava curiosità professionale si è trasformata in inquietudine, e poi in sospetto. Da lì, il crollo. Gökberk YLDRM, dal canto suo, ha scelto il silenzio pubblico. In privato, però, avrebbe ripetuto agli amici più stretti che si trattava soltanto di un malinteso professionale, e che quella visita in tarda serata aveva un unico motivo: provare le battute, analizzare i movimenti in scena, limare i dettagli prima del giorno successivo. Dovevamo recuperare il tempo perso con le luci e gli intoppi, avrebbe spiegato. Ma per Cemre, ferita fino all'osso, non bastava. Un rapporto senza fiducia non respira, gli avrebbe detto con voce ferma, e tu questa fiducia l'hai incrinata. La conferma di un terremoto è arrivata dai social di lei. Nel giro di poche ore, molte foto condivise con Gökberk sono scomparse, il seguire si è tramutato in silenzio, e i nuovi post hanno preso una piega introspettiva, quasi meditativa. Per i fan è stato un campanello assordante: quando l'immagine pubblica si svuota, significa che dietro è successo qualcosa di irreparabile. I loro nomi hanno invaso le tendenze globali. C'è chi ha difeso lei con voce inflessibile: nessuno dovrebbe convivere col dubbio. E c'è chi ha invitato alla calma: forse è solo lavoro, nulla di più. Ma il fatto è che la loro storia, abituata a risorgere dalle proprie ceneri, questa volta sembrava ridotta a polvere. Nel frattempo, Liz Comart ha scelto di non entrare nel tritacarne mediatico. Ai più vicini avrebbe confessato di sentirsi schiacciata dai riflettori su di lei. Non ho fatto nulla di scorretto. Abbiamo parlato del copione e basta. Eppure, membri della troupe giurano che tra i due sul set correva una corrente difficile da occultare. Si capivano con uno sguardo, scoppiavano a ridere tra un ciak e l'altro. La chimica c'era. Inutile negarlo, racconta un elettricista con anni di esperienza. In un'industria dove i sussurri corrono più veloci dei comunicati, è bastato quello a alimentare il fuoco. I giorni successivi sono stati un calvario emotivo. Cemre, dicono le amiche più strette, ha staccato da tutto. Ha spento il telefono,
È scappata a Bodrum, ha trovato rifugio nella casa di un'amica col mare davanti e le tende bianche mosse dal vento. Niente dichiarazioni, niente chiarimenti. Voglio solo pace, avrebbe sussurrato prima di sparire dalla scena. Ha chiesto perfino alla sua agente di mantenere il silenzio stampa. E quel silenzio, più di 1000 parole, ha raccontato la frattura. Goldberg, al contrario, si è immerso nel lavoro come se fosse un salvagente. Sul set lo descrivono diverso, meno ironico, più raccolto, quasi assente. Finito il ciak, si chiudeva nel camerino, dice un assistente. Qualcuno lo ha visto con gli occhi arrossati, altri riferiscono solo un'aria distante, come se la sua mente fosse altrove, o con qualcun altro. E mentre tutto questo accadeva, Lisge si trovava al centro della tempesta digitale. I profili si sono trasformati in campi di battaglia. C'era chi la accusava di essere la rovina di una famiglia sentimentale, e c'era chi la difendeva con razionalità, ricordando che le prove, in fondo, mancavano. Stanca degli insulti, ha limitato i commenti, chiedendo rispetto, non ho infranto nessuna storia, non ho nulla da nascondere. Ma il tritacarne non ha freni, e il suo nome continuava a girare come una ruota impazzita. La verità è che questo triangolo, voluto o presunto, ha stressato la tenuta delle relazioni sotto l'esposizione perpetua del tempo digitale. Fino a che punto l'amore resiste se ogni sguardo viene decifrato, ogni gesto vivisezionato, ogni non detto trasformato in titolo? A Segreti Turchi ci chiediamo, dovrebbe Cemre Arda concedere a Gökberk YLDRM un'altra possibilità? O ci sono ferite che, una volta aperte, non si ricuciono più? Raccontateci cosa pensate nei commenti, perché la vostra voce conta. Per ora, intorno a loro domina la quiete apparente. Fonti vicino all'attore giurano che Gökberk abbia tentato l'ultima carta, una lettera lunga, intima, scritta di suo pugno, per spiegare, per chiedere tempo, per avanzare un patto di sincerità. La risposta di Cemre. Gelida e dignitosa, la busta è tornata indietro senza essere stata aperta. Non questa volta, avrebbe mormorato. Basta seconde chance. Queste parole, rimbalzate nel loro giro ristretto, sembrano segnare un finale netto, quasi definitivo. Eppure il pubblico non smette di sperare. La rete è piena di montaggi dei loro momenti più teneri, di ricordi tirati a lucido, di teorie su una reunion a un evento, a una premiazione, chissà, magari su un altro set. Chi li ha visti di recente insieme, per dovere professionale o pura casualità, sostiene che nei loro occhi qualcosa ancora brilli, un linguaggio segreto che non ha bisogno di frasi. Per il momento lei cerca quiete, lui prova a ricostruire se stesso tra ciacche e pause silenziose. La storia di Gökberk e Cemre ha chiuso un nuovo capitolo. Nessuno, però, ha il coraggio di giurare che sia l'ultimo. Forse l'amore vero non svanisce, cambia forma. Diventa meno rumoroso, più umano, fatto di cicatrici. Intanto, il set di Serpent va avanti, e proprio lì, dove è cominciata la miccia, resta l'eco di una complicità professionale che ora fa paura. I corridoi sono gli stessi, ma gli sguardi non lo sono più. C'è chi sostiene che la produzione abbia rivisto alcune scene per attenuare la vicinanza tra i due protagonisti, e chi smentisce secco, parlando di scelte creative già in programma. Gli orari sono più rigidi, le uscite scaglionate, i passi informativi limitati, la macchina del cinema, quando sente odore di scandalo, impara a respirare piano. E poi c'è la città, con i suoi caffè dove tutti sanno tutto e non sanno niente, con i paparazzi appostati dietro tende e specchi, con gli autisti che giurano di non avere visto, ma raccontano di aver sentito. In mezzo, ci sono loro. Gökberk che torna a casa tardi, infilando cuffie e cappuccio, e prova a non guardare le notifiche che lampeggiano. Cemre che si sveglia con la brezza di Bodrum e si ripete che la pace non è fuga, ma scelta. Tra i due, una distanza che non si misura in chilometri, ma in parole non dette. Gli amici cercano di tamponare. Qualcuno propone una mediazione discreta, qualcun altro invita a lasciarli vivere il dolore finché non si svuota da solo. La verità è che in queste storie non esistono giusti e sbagliati in bianco e nero.
Esistono persone, limiti, paure. E la paura più grande, dicono, è quella di rivedersi negli stessi errori quando le luci si spengono e il pubblico va a casa. Intanto le bacheche si riempiono di segnali. Una canzone malinconica nelle storie di lei, un tramonto malinconico negli scatti di lui, una didascalia senza nomi ma piena di senso. Non tutto ciò che sembra è come appare. I fan si aggrappano ai dettagli, provano a decifrare ogni briciola lasciata lungo la strada. C'è chi giura di averli incrociati in un ristorante, saluti rapidi e sguardi bassi. C'è chi afferma che gli impegni futuri li porteranno inevitabilmente a condividere un palco, e allora, forse, la verità verrà fuori a cercare spazio. E poi, c'è Lisge. Sta in disparte, ma la bufera le morde le caviglie. Ha limitato le interviste, ha chiesto al suo ufficio stampa di filtrare ogni richiesta, ha scelto di apparire serena, misurata. Però gli occhi tradiscono fatica. Quando arriva sul set e trova 200 occhi a pesare ogni gesto, ogni pausa, anche il mestiere più amato si fa gabbia. Io non ho spezzato niente, ripete a chi le vuole bene. Ci sono confini che rispetto. Il resto non dipende da me. Ed è forse questo il punto, quanto della nostra vita ci appartiene quando il mondo intero pretende di assistere. A Segreti Turchi teniamo d'occhio ogni sviluppo, ma rispettiamo i tempi del cuore. Se credete nella redenzione, scrivetecelo. Se pensate che certe linee, una volta oltrepassate, non consentano ritorni, diteci perché. Commentate qui sotto e fateci sentire la vostra presenza. Nel frattempo, chi conosce bene Gökberk dice che lui non ha mai smesso davvero di provare a farsi capire. È passato dalle parole ai gesti. Ha riportato a Cemre un orologio che le aveva regalato agli inizi, quello che si era rotto durante un viaggio e che lei aveva smesso di mettere. Lo ha fatto riparare, come a dire, quello che si rompe può tornare a funzionare, se ci tieni. Ma la risposta non è cambiata, ringraziamento educato, e distanza. Lei va al mare presto, cammina a lungo, ascolta lo sciabordio. Lui allena la memoria sul set, ripete battute guardando un punto fisso, prova a non inciampare in ricordi che sono più rumorosi delle scene d'azione. Il tempo, intanto, scorre. E forse è lui l'unico regista imparziale che ci resta. Ci sarà un incontro chiarificatore? Si vedranno in uno studio legale, a restituirsi chiavi e ultime foto stampate? Oppure tutto si consumerà nel non detto, lasciando aperta la porta a ciò che verrà? Nessuno lo sa. Ciò che è certo è che, per ora, la storia di Gökberk YLDRM e Cemre Arda si è fermata su una pagina sospesa, in attesa che qualcuno trovi il coraggio di scrivere la riga successiva. E voi, spettatori di Segreti Turchi, pensate che tra loro bruci ancora una fiamma segreta, o credete che quel fuoco si sia trasformato in cenere utile, la cenere da cui nascono i terreni fertili per altre vite? Raccontatecelo, sosteneteci con l'iscrizione e con il vostro affetto, e non dimenticate di cliccare su Unisciti per aiutarci a portarvi ogni giorno le storie più intense delle vostre star preferite. Perché nel mondo dello spettacolo niente finisce davvero. Tutto, prima o poi, ritorna a distanza, come un'onda che si ritira solo per ritrovare la forza di infrangersi di nuovo. Grazie per aver guardato il video. Ci vediamo alla prossima. Abbiate cura di voi e, soprattutto, dei vostri cuori.